seconda parte della pellicola si affronteranno le posizioni ed i movimenti da eseguirsi col fucile modello 1891. Si consiglia di dare sempre uno sguardo con la coda dell'occhio e grande discrezione a quanto stanno facendo i propri commilitoni, al fine di ottenere allineamento e simultaneità di esecuzione, entrambi cruciali in ciascuna sessione di addestramento formale. Si ricordi che la scomposizione dei comandi in avvertitivo ed esecutivo è uguale nei modi e nei tempi prescritti per l'istruzione senza armi e dovrà essere quindi osservata sia dall'istruttore che dai sottoposti. Come già visto nella pellicola precedente, la posizione fondamentale è quella di attenti, la quale, nell'ambito dell'istruzione con le armi, è nota anche come posizione di piedarm. La posizione di attenti si ottiene mantenendo il fucile sul fianco destro, la pala del calcio a contatto con la punta del piede destro e la mano destra sorregge il fucile al di sotto della fascetta nel modo mostrato a schermo. Il resto del corpo mantiene la stessa posizione di attenti già vista per l'istruzione senza armi. All'ordine riposo. Per prima cosa si porta la mano destra che afferra il fucile al bocchino, poi si stende il braccio destro, inclinando il fucile in avanti e contemporaneamente si avanza col piede sinistro, il tallone allineato alla punta del piede destro. La mano sinistra, come nella posizione di riposo senza armi, si porta dietro la schiena, all'altezza delle reni, chiusa a pugno e con il pollice nascosto dentro le altre dita. Per ritornare nella posizione di attenti, all'avvertitivo at si alza energicamente la testa. All'esecutivo tenti si riporta il fucile in posizione verticale, facendo scorrere la mano lungo la canna fino a riprenderlo alla fascetta. Fatto ciò, si riportano il piede e la mano sinistra nella posizione di attenti, vista in precedenza. Quando si porta con sé l'arma, non sarà possibile effettuare il saluto alla visiera, perciò si effettua il saluto all'arma. Quando un superiore giunge a 3 passi di distanza, si assume la posizione di attenti e si porta di scatto la mano sinistra, con le dita unite e tese, al bocchino. Il dorso della mano è rivolto in avanti e l'avambraccio si trova in posizione orizzontale. Per inastare la sciabola baionetta sul fucile, il comando utilizzato si divide in 3 tempi nettamente distinti. Ba, Yone, Ta. Al comando Ba. Afferrare il fucile con la mano sinistra a metà fra la fascetta e la volata ed inclinarlo verso sinistra fino a quasi distendere il braccio. Contemporaneamente impugnare la sciabola baionetta con la mano destra. Al comando Yonet, estrarre la baionetta dal fodero e portarla verticalmente in alto a braccio teso, gridando Savoia! Al comando Ta si fissa la baionetta sul fucile e si ritorna nella posizione di attenti. In modo analogo, per rimuoverla, anche l'ordine Levate viene scandito in 3 tempi nettamente distinti. Le si porta avanti il fucile con la mano sinistra e si impugna la sciabola baionetta vicino al bottone di sgancio. Va! Si sgancia la baionetta e la si porta verticalmente in alto a braccio teso. Te! Si rinfodera la sciabola baionetta e si riprende la posizione di attenti. La posizione più consona per rendere gli onori è sicuramente quella di presentat arm. Il movimento è svolto in 2 tempi. Primo, sollevare il fucile affinché sia in posizione verticale, in linea con l'occhio destro e si trovi a circa 10 cm dal corpo. Poi impugnarlo con la mano sinistra, appena sotto la destra, il pollice disteso lungo il fusto. Secondo tempo, portare la mano destra all'impugnatura e stringerla col pollice indietro, sotto e contro il bottone dell'otturatore e con le altre dita avanti unite e leggermente piegate. Il braccio destro deve essere naturalmente disteso. Dalla posizione di presentat arm, il movimento per eseguire l'ordine Pied Arm è scomposto in 3 tempi. Primo, afferrare il fucile con la mano destra, il pollice opposto alle altre dita. Secondo,
Portare l'arma al fianco destro con il calcio ad un palmo da terra. La mano sinistra distesa accompagna il movimento in modo simile alla posizione di saluto con l'arma. Terzo, poggiare il fucile a terra e riprendere velocemente la posizione di attenti. Un comando frequentemente utilizzato negli spostamenti in marcia è quello di SPAL, arm, il quale è anch'esso diviso in 3 tempi. Al comando esecutivo si fa saltare il fucile, ruotandolo su se stesso prima di afferrarlo con la mano sinistra sotto l'alzo. La canna è rivolta in avanti e la mano destra regge il fucile sotto al calcio. Al secondo tempo si appoggia il serbatoio del fucile sulla spalla, inclinandolo indietro e mantenendo un angolo di 90 gradi fra il braccio e l'avambraccio destro. Contemporaneamente si fa scorrere la mano sinistra a dita unite e tese fin sopra il manubrio dell'otturatore. Nel terzo e ultimo tempo si riprende celermente la posizione di attenti. Per riprendere la posizione di attenti, al comando Pied, Arp, si riporta il fucile in verticale e contemporaneamente lo si afferra con la mano sinistra a metà fra l'alzo e la fascetta. Secondo tempo, afferrare il fucile con la mano destra, facendo scendere il fucile accompagnandolo con la mano sinistra a dita unite e tese fino a che il calcio non si trovi ad un palmo da terra. Terzo tempo, si appoggia il calcio del fucile a terra e si riprende la posizione di attenti. Infine, affrontiamo la postura più appropriata per le lunghe marce, quella di braccio, arm. Per prima cosa si solleva il fucile verticalmente, orientandolo affinché la canna sia rivolta verso destra. Poi si afferra la cinghia con la mano sinistra e si infila la destra fra la cinghia del fucile col palmo rivolto verso l'impugnatura. Fatto ciò, si accompagna il fucile con la mano destra fino ad affrancarlo sulla spalla per mezzo della cinghia. Completato il movimento, si riprende la posizione di attenti, avendo accortezza di mantenere la cinghia del fucile con la mano destra, il cui pollice si colloca dietro di essa. Il movimento per riprendere la posizione di piedarm è il seguente. Al comando esecutivo, con la mano sinistra si afferra la cinghia il più possibile vicino alla fascetta, la destra all'impugnatura. Si sfila il fucile dalla spalla e lo si porta davanti al corpo, afferrandolo con la mano destra. Successivamente si riporta il fucile al fianco, col calcio ad un palmo da terra, accompagnando il movimento con la mano sinistra a dita unite e tese. Infine si appoggia il calcio a terra e si riprende celermente la posizione di attenti.